Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cemisiana Tethys Pharma SRL, ultimo aggiornamento, 25 novembre 2021. Cos'ha Cemisiana? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cemisiana durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Cemisiana? Cemisiana ha un farmaco a base del principio attivo etinilestradiolo più dienogest, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Tethys Pharma SRL. Cemisiana può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Cemisiana 0,03 mg/2 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SPA. Concessionario: Tethys Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: etinilestradiolo più dienogest. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione orale. Trattamento dell'acne moderata dopo fallimento di terapie topiche idonee o di trattamento antibiotico orale in donne che hanno scelto di usare un contraccettivo orale. La decisione di prescrivere Cemisiana deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Cemisiana e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Posologia. Come prendere Cemisiana. Le compresse devono essere prese ogni giorno all'incirca alla stessa ora, se necessario con un po' d'acqua, seguendo l'ordine indicato sul blister. Assumere una compressa al giorno per 28 giorni consecutivi. Ogni blister successivo deve essere iniziato dopo un intervallo di 7 giorni di assunzione delle compresse placebo verdi, durante il quale di norma compare l'emorragia da interruzione. L'emorragia da interruzione di solito inizia i 2-3 giorni dopo l'assunzione dell'ultima compressa attiva bianca e potrebbe non essere terminato prima dell'inizio del blister successivo. Come iniziare Cemisiana? Nessun utilizzo di un contraccettivo ormonale durante il mese precedente. L'assunzione delle compresse attive bianche deve iniziare il primo giorno del ciclo mestruale naturale, cioè il primo giorno della mestruazione. Passaggio da un altro contraccettivo orale combinato. La donna deve iniziare a prendere Cemisiana preferibilmente il giorno dopo l'ultima compressa contenente gli ormoni del precedente contraccettivo orale combinato, ma non più tardi del giorno dopo il consueto intervallo libero da pillola o del giorno dopo l'ultima compressa di placebo del precedente contraccettivo orale combinato. Passaggio da un anello vaginale o un cerotto transdermico. La donna deve iniziare a prendere Cemisiana preferibilmente il giorno della rimozione dell'ultimo anello o cerotto del ciclo di trattamento, ma al più tardi il giorno in cui ha prevista l'applicazione successiva. Passaggio da un contraccettivo a base di solo progestinico, pillola a base di solo progestinico, iniezione, impianto, o da un sistema intrauterino a rilascio di progesterone, IUS. La donna può passare in qualsiasi giorno a Cemisiana dalla pillola a base di solo progestinico, da un impianto o da uno IUS, deve farlo il giorno della sua rimozione, mentre da un sistema iniettabile il giorno nel quale sarebbe prevista l'iniezione successiva, ma in tutti questi casi per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse attive bianche deve usare un metodo di barriera aggiuntivo. Dopo un aborto nel primo trimestre, la donna può iniziare l'assunzione immediatamente. In questo caso, non è necessario utilizzare un metodo contraccettivo aggiuntivo. Dopo un parto o dopo un aborto nel secondo trimestre, la donna deve iniziare il trattamento tra il 21 e il 28 giorno dopo il parto o dopo un aborto nel secondo trimestre. Se la somministrazione inizia più tardi, occorre consigliare alla donna l'utilizzo di un metodo di barriera aggiuntivo per i primi 7 giorni di trattamento. Tuttavia, se nel frattempo la donna ha avuto rapporti sessuali, prima di iniziare la terapia con il contraccettivo orale combinato, deve essere esclusa una gravidanza, oppure la donna deve attendere il primo ciclo mestruale. Per le donne che allattano al seno, vedere il paragrafo 4, 6.
Gestione delle compresse attive bianche dimenticate. Se il ritardo nell'assunzione di una compressa attiva bianca è inferiore alle 12 ore, la protezione contraccettiva non è ridotta. La donna deve assumere la compressa appena se ne ricorda e deve assumere le compresse successive alla solita ora. Se il ritardo nell'assunzione di una compressa attiva bianca è superiore alle 12 ore, la protezione contraccettiva può essere ridotta. Nel caso di mancata assunzione delle compresse, valgono le due seguenti regole di base. L'assunzione delle compresse attive bianche non deve mai essere interrotta per più di 7 giorni. Sono necessari 7 giorni di assunzione ininterrotta delle compresse attive bianche per ottenere un'adeguata soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Di conseguenza, nella pratica quotidiana possono essere dati i seguenti suggerimenti. Settimana 1. La donna deve assumere la compressa attiva bianca dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente. Deve quindi continuare ad assumere le compresse attive bianche al solito orario. Inoltre, per i successivi 7 giorni deve essere adottato un metodo di barriera, come il profilattico. Se nei 7 giorni precedenti si è avuto un rapporto sessuale, deve essere presa in considerazione la possibilità di una gravidanza. Quanto maggiore è il numero di compresse attive bianche dimenticate e più tale dimenticanza avvicina alla fase di assunzione delle compresse placebo verdi, tanto più elevato è il rischio di gravidanza. Settimana 2. La donna deve assumere l'ultima compressa attiva bianca dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente. Deve quindi continuare ad assumere le compresse attive bianche regolarmente all'orario previsto. Se le compresse attive bianche sono state assunte in modo corretto nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata, non è necessario adottare altri metodi contraccettivi supplementari. Tuttavia, se ha dimenticato più di una compressa attiva bianca, si deve raccomandare l'impiego di precauzioni aggiuntive per 7 giorni. Settimana 3. Il rischio di ridotta affidabilità contraccettiva è maggiore considerata l'imminenza dell'intervallo di 7 giorni di assunzione delle compresse placebo verdi. Tuttavia, modificando lo schema di assunzione delle compresse attive bianche, si può ancora prevenire la riduzione della protezione contraccettiva. Adottando una delle due seguenti opzioni, non è pertanto necessario adottare misure contraccettive supplementari, a condizione che nei 7 giorni precedenti la dimenticanza della prima compressa attiva bianca, la donna abbia assunto correttamente tutte le compresse attive bianche. In caso contrario, deve seguire la prima delle due opzioni seguenti ed adottare anche misure contraccettive supplementari nei 7 giorni seguenti. La donna deve assumere l'ultima compressa attiva bianca dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente. Deve quindi continuare ad assumere le compresse regolarmente all'orario previsto. Deve iniziare il blister successivo subito dopo l'assunzione dell'ultima compressa attiva bianca. Invece di prendere le compresse placebo verdi, deve iniziare a prendere le compresse attive bianche dal blister successivo. È improbabile che la donna abbia un'emorragia da interruzione fino alla fine del secondo blister, tuttavia, nei giorni di assunzione delle compresse attive bianche, possono presentarsi spotting o emorragia da rottura. Si può anche consigliare alla donna di interrompere l'assunzione delle compresse attive bianche del blister in uso. Deve quindi assumere le compresse placebo verdi per 7 giorni, compresi i giorni in cui sono state dimenticate le compresse, e successivamente continuare con un nuovo blister. Se la donna ha dimenticato di prendere delle compresse attive bianche, nella fase di assunzione delle compresse placebo verdi, non ha emorragia da interruzione, deve essere presa in considerazione l'eventualità di una gravidanza. Consigli in caso di disturbi gastrointestinali. In caso di disturbi gastrointestinali gravi, l'assorbimento può essere incompleto e devono essere adottate misure contraccettive supplementari. In caso di vomito entro 3-4 ore dall'assunzione di una compressa attiva bianca, deve essere assunta quanto prima una nuova compressa. Se passano più di 12 ore, si applicano le stesse istruzioni relative alla dimenticanza delle compresse attive bianche, come illustrato nel paragrafo 4.2 EUROS gestione delle compresse attive bianche dimenticate a EUROS. Se la donna non vuole modificare il consueto schema posologico di assunzione delle compresse attive bianche, deve prelevare la E, compressa, E, bianca, I, attiva, E, aggiuntiva, E, da un altro blister. Come posticipare un'emorragia da interruzione. Per ritardare una mestruazione, la donna deve continuare con un altro blister di cemisiana senza prendere le compresse placebo verdi. L'estensione può essere proseguita per il tempo desiderato fino alla fine del secondo blister. Durante tale estensione la donna può presentare emorragia da rottura o spotting. L'assunzione regolare di cemisiana deve riprendere dopo il consueto intervallo di 7 giorni di assunzione delle compresse placebo verdi.
per spostare le mestruazioni ad un altro giorno della settimana rispetto a quello in cui si verificano con il presente schema posologico, si può consigliare alla donna di abbreviare il successivo intervallo di assunzione delle compresse placebo verdi per i giorni desiderati. Quanto più breve sarà questo intervallo, tanto maggiore sarà la possibilità che non si presenti emorragia da interruzione e si verifichino perdite ematiche da rottura e spotting durante il blister successivo, come quando si vuole ritardare la mestruazione. Indicazione Eurosacne Euro-S. Il miglioramento dell'acne generalmente ha luogo dopo almeno 3 mesi di trattamento e un ulteriore miglioramento è stato segnalato dopo 6 mesi di trattamento. Le donne devono essere valutate 3-6 mesi dopo l'inizio del trattamento e poi periodicamente per stabilire la necessità di proseguire il trattamento. Ulteriori informazioni su popolazioni speciali, bambini e adolescenti. Cemisiana è indicata solo dopo il menarca. Pazienti anziani non applicabile. Cemisiana non ha indicata dopo la menopausa. Pazienti con compromissione epatica. Cemisiana ha controindicato nelle donne con disturbi epatici gravi. Vedere anche paragrafo 4.3. Pazienti con compromissione renale. L'uso di cemisiana nelle pazienti con funzione renale compromessa non è stato specificatamente studiato. I dati disponibili non suggeriscono alcuna modifica del trattamento in questa popolazione di pazienti. Modo di somministrazione. Uso orale. Controindicazioni. I contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati nelle seguenti condizioni. Nel caso in cui una di tali condizioni si presenti per la prima volta durante l'uso del COC, il medicinale deve essere sospeso immediatamente. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV. Tromboembolia venosa Euro-TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina IgG, carenza di proteina C, carenza di proteina S. Intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4.4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA. Tromboembolia arteriosa Eurotromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris. Malattia cerebrovascolare Euroictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistenemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante, precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali. Rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4, o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, pancreatite in atto o pregressa se associata ad ipertrigliceridemia grave, malattia epatica grave in atto o pregressa, fino a quando i valori della funzione epatica non siano tornati alla normalità, tumori epatici, benigni o maligni, in atto o pregressi, patologie maligne accertate o sospette dipendenti dagli ormoni sessuali, ad esempio degli organi genitali o della mammella, sanguinamento vaginale non diagnosticato, ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Cemisiana ha controindicato per l'uso concomitante con medicinali che contengono ombitasvir/paridaprevir/ritonavir ed asabuvir o medicinali contenenti gleccaprevir/pibrentasvir, vedere paragrafi 4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Nel caso in cui fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di cemisiana deve essere discussa con la donna. In caso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota. Devono essere consultate le informazioni prescrittive dei medicinali concomitanti per identificare possibili interazioni. Effetti di altri medicinali su cemisiana. Possono verificarsi interazioni con medicinali che inducono gli enzimi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere cemisiana insieme ad altri farmaci come Eurosaprepitant Accorda Euro, Eurosaprepitant Teva Euro, Eurosaptivosa Euro, Eurosatantoa Euro, Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Dottor Redisa Euro, Eurosatazanavir Krka Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosatripla Euro, Eurosaurantina Euro, Euroscarbamazepina Ega
euro, euros dinto in euro, euros dinto in euro, euros favirens entricitabina e tenofodir di soproxilaurobindo euro, euros favirens più entricitabina più tenofodir di soproxil milana euro, euros favirens entricitabina tenofodir di soproxil crca euro, euros favirens entricitabina tenofodir di soproxil teva euro, euros favirens barra entricitabina barra tenofodir di soproxil zentiva euro, euros favirens milana euro, euros favirens teva euro, euros imenda euro, euros evotazza euro, euros fenitoina icma euro, euros gamma beta complexa euro, euros gardinale a euro, euros ivemenda euro, euros luminale, compressa euro, euros magireta euro, euros micobutina euro, euros misolinea euro, euros nervaxona euro, euros nevirapina milana euro, euros nevirapina sandozgba euro, euros nevirapina teva italia euro, euros oxcarbazepina tecnigen, compresse rivestite a euro, euros reietax, capsula euro, euros rifatina euro, euros rifatera euro, euros rifina euro, euros rifocina euro, euros ustiva euro, euros targretina euro, euros tegretula euro, euros telzir, compressa rivestita euro, euros telzir, sospensione a euro, euros tolipa euro, euros viramone a euro, euros volsevia euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere cemisiana durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cemisiana durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Cemisiana non ha indicato durante la gravidanza. Se durante l'uso con cemisiana si dovesse verificare una gravidanza, il medicinale deve essere interrotto immediatamente. Ampi studi epidemiologici non hanno evidenziato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non ci sono studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari nelle utilizzatrici di contraccettivi orali combinati. Effetti indesiderati. Le frequenze delle reazioni avverse riportate negli studi clinici, N uguale 4942, con etinilestradiolo barra Vienogest come contraccettivo orale e come trattamento di donne con acne moderata che non avevano controindicazioni per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La tossicità acuta orale di etinilestradiolo più Vienogest è molto bassa. Se, per esempio, un bambino prende PA compresse di cemisiana contemporaneamente, i sintomi tossici sono improbabili come risultato. I sintomi che possono verificarsi in tal caso sono nausea, vomito e sanguinamento inatteso. Sanguinamento vaginale può manifestarsi nelle ragazze giovani prima del loro primo ciclo mestruale, in caso assumano questo medicinale per errore. Un trattamento specifico non ha normalmente richiesto. Fornire, se necessario, una terapia di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Progestinici ed estrogeni, combinazioni fisse. Codice ATC. G03A. Tutti i metodi contraccettivi ormonali hanno un tasso di fallimento molto basso, se assunti in base alle indicazioni. Il tasso, proprietà farmacocinetiche, etinilestradiolo, assorbimento. In seguito alla somministrazione orale, l'etinilestradiolo ha rapidamente e completamente assorbito. Il picco delle concentrazioni sieriche di circa 67 pg/ml viene raggiunto entro 1-5-4 ore. Durante l'assorbimento, dati preclinici di sicurezza. Studi preclinici con etinilestradiolo più Vienogest hanno confermato gli effetti estrogenici e progestagenici previsti. I dati preclinici non hanno rivelato rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di elenco degli eccipienti. Compressa attiva bianca. Nucleo della compressa. Lattosio monoidrato. Magnesio stearato. Amido di mais. Povidone K30. Film di rivestimento. Ipromellosa 2910. Macrogol 400. Titanio diossido e 171. Compressa placebo verde. Nucleo della farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di cemisiana a base di etinilestradiolo più Vienogest sono Aglae, Effipred, Novadien, compresse rivestite, Serisima, Sibilla, Sibillette. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.